quelli mangiano un po' le pinne degli altri su superficie. Le razze anche evidentemente un esempio per quello che per pesci marini che hanno queste forme tanto diversificate e adattate, ma che dopo siano secondariamente adattato alla vita in fiume. Questo è il motoro, un pesce incredibilmente bello, ma si trova anche delle pesci piatti, come si dice, soggiole, che non ti aspetti 1500 metri dal mare, 1500 km dal mare, bellissime cose. E anche quello che è stato lì già prima della formazione dell'Amazonas, questo è un pesce pulmone dell'America del Sud, delle cose impressionanti e belle. I caimani sono comunissimi nelle regioni, questo è il nostro specialista delle rettili che ha preso questo caimano crocodilus, ma c'è diverse specie come quello Paleosmucus qua, che sono veramente bellissimi rettili, bellissimi vederli. Sfortunatamente quando si pesca con le reti posate c'è sempre anche un po' di danni collaterali, quello che uno che era soffocato in una delle nostre reti, diventa forse un po' grafico se qualcuno non vuole vedere, ma questo è bello perché ci permette di avere un sguardo tanto più focato su alcuni tratti di questi animali bellissimi con la loro pelle. E diventa più grafico anche dopo perché, visto già che era morto per noi, abbiamo deciso di mangiarlo, anche se è diventato degli nuggets di caimano che erano tanto buoni anche. Ed era anche bello imparare un po' sulla anatomia interna degli coccodrilli. Che sapore ha? Un po' tra pesce e pollo. È tanto buono. Ancora un po' di tempo. Sì, c'è il tempo. Allora, eravamo ancora lì e dopo la prossima stazione era il Rio Cugliera, che è un affluente del Rio Negro, in questa zona verde qua, che viene giù qua, che qui sembra un piccolo fiume, ma in realtà è un fiume abbastanza grande, ed è una cosa, sempre ci abbiamo traslocati di notte per i grandi pezzi di viaggio e siamo andati su il Rio Negro alla foce del Rio Cuglieiras, che è qua, che è ancora un gran fiume di alcuni centimetri di larghezza. La prima stazione era qua, un piccolo villaggio a bordo che si chiama San Sebastiano, che era il villaggio di dove era il nostro pescatore, che è Elio, che era veramente un'anima solare che faceva sempre col tempo ed era un pescatore esperienzatissimo e ci aiutava un sacco. Ma quello che si vede qua è tutto questo qua, il dislivello tra le stagioni, e per quello queste case, tutto quello che ha l'acqua è flottante, così poi in stagione di pioggia sarà qui su qualche parte questa cosa. Ed è interessante perché, visto che siamo qui nell'Amazonas, è tutto un po' più diverso che da noi. Questa casa era sia il porto che il bar, che il negozio, che anche la casa di lui, il proprietario, e si poteva avere un po' di tutto. E lui, quando siamo arrivati lì, aveva giusto iniziato la griglia, siamo andati lì, che poveri erano tartarughe d'età sulla griglia, che veramente mi ha rotto il cuore, perché quando siamo arrivati erano vivi sul grillo e lui era sempre lì a metterle al centro finché non si muovevano più. E quando poi abbiamo fatto le nostre spese siamo tornati lì e dopo ci ha fatto anche assaggiare, e devo ammettere che era super buono, ma è una strana cosa, ma si deve sempre un po' fare. Come si dice quando in Roma si fa come è una detta tedesca forse, ma si dice da noi, si deve un po' fare come loro. Questo era il negozio con le necessità, ci abbiamo preso tutte le cose, è uno delle più importanti qua, questo è il cachaça, che dopo è importante per fare il coco col rum dentro. La coppa del mondo. E dopo era alla pesca, qui siamo questa è la foce qui dietro è tutto il Rio Negro e questo è il fine del Rio Cuglieiras, e si vede già l'acqua è bassa. E siamo andati a un punto che si chiama Chacundá, e Chacundá è il nome
locale per gli Cremizifla, perché stavamo andando lì per cercare delle Cremizifla, perché non è che tutti i pesci sono ovunque, c'è alcuni tipi di pesci che sono in certi abitati e così soprattutto per quello le informazioni dei pescatori erano importanti, perché noi cercavamo più diversità di pesci. Così siamo andati a questo punto qua e qui io ero tanto felice perché per la prima volta era acqua un po' limpida e c'era zone rocciose e mi sembrava un po' come Tanganica, come quello che io conosco, e mi sono saltato dentro, sono detto vado col mio rete, come faccio, snorkelando e cattura i pesci come le faccio nel lago, ma si vede qua, anche se l'acqua sembra tanto limpida, visto che è così tannico, la visibilità è forse 1 metro, 2 metri, veramente questo rete ha 1 metro di profondezza ma non si vede il fine di questo rete. Comunque ci abbiamo messi a pescare, come noi peschiamo è che si mette queste reti come delle tende e si tira, si va attorno ai pesci e si prende i pesci e si è pescato un po' così e ero tanto felice che sono riuscito a prendere tanti pesci e i nostri collaboratori erano abbastanza impressionati, così ero felice che hanno imparato anche qualcosa di noi e io avevo al fine 2 o 3 minuti per anche fare un po' di foto, solo per farvi vedere un po', queste sono un po' le scenerie là, si hanno delle zone rocciose, ma questo è a profondità di 1 metro, si vede già che si vede poco perché c'è poca luce, perché quest'acqua è così piena di vitamine. Questo è una Ciccipensis, uno piccolo, che sono tanto comuni in questa zona, questo è un gruppino di più grandi in questa zona lì, veramente bellissimi di vedere. Altri pesci che sono riuscito a vedere, questo loricaride, probabilmente una pizzeria, per un acquariofilo che non era mai di vedere il suo primo loricaride in habitat, è proprio incredibile, ma si vede profondità di 1 metro, 2, quasi niente luce. Non si vede tanto qua, ma questa è una Lugubria minibris, questa è lenticolata, questa è una Lugubria zinta, qui c'è Zicla, qui c'è un Cicla monoculus, si vede che tanti grandi pesci su poca spazio, veramente la densità di pesci è enorme. Ed io ero lì a catturare quei pesci, non vedi tanto perché vedi 1 metro di distanza, vado col mio rete, torno, cerco un pesce che pensavo di essere sicuro che era dentro, cerco, non era più dentro, faccio di nuovo, certe volte mi mancava un pesce, cos'è? Dopo vado su, vedo tipo una ombra passare, cos'era? Cerco le mie colleghe, erano dall'altra parte e dopo ho scoperto che non sono riuscito a fare un miglior foto. C'era degli boto, delfini dell'Amazonas che sono venuti lì a prendermi i pesci fuori dalla rete perché hanno imparato che quando c'è pesci in stress vanno lì e li prendono. Veramente intelligentissimi, ma io mi sono fatto quasi cagato addosso perché quando sei in questi fiumi con i caimani e tutti vengono a fare delle esperienze veramente impressionanti. Un po' di pesci che abbiamo preso lì sono queste Lugubria cinta, una specie super bellissima, Lugubria lugubris di nuovo, di Cremizifla reticulata che ancora adesso lavoriamo su. Io mi chiedo per come c'è tipo un posto, 10 diverse specie di Cremizifla e Lugubria sono super simili, io non so come funziona, come si condividono le loro risorse ecologiche, come possono vivere assieme. Questo è l'equilibrio di quelle zone. Adesso un'altra specie che è giù al fiume dell'Amazonas, nel Rio Negro si trova, soprattutto nel basso Rio Negro, si trova quella Equidens pallidus, che è veramente una specie bellissima con queste vermicolazioni sulla faccia, anche delle individui impressionanti. Questo è l'Eros severus di questa zona, tanto più verde, bellissimo, tanto comune. Il Walo Amphicantuides, anche preso un sacco. Qui era interessante, questo è uno dei preferiti delle locali per mangiare, non so perché, sempre quando eravamo troppo campioni hanno chiesto dateci il resto che andiamo per cena. Anche un mangiatore vegetariano, nel senso che ha questi denti che vanno avanti come delle spatoline che usa per prendere alghe e roba dalle piante. Questi mangiano pure i filtri di spugna, provate. Mangiano pure i filtri di spugna. Sì, mangiano tutto. E dopo
la zona rocciosa era giusto qui davanti, dietro avevamo delle zone così, e non so se quando conoscete la Vittoria, ma è una cosa così, cosa si aspetta? Abbiamo pescato lì e evidentemente abbiamo pescato i nostri primi disco, che io ero tanto felicissimo, di nuovo mi sono fatto tirare a fare un foto col pesce perché ero così felice di vederli. Sfortunatamente non li ho mai visto sott'acqua, ma era veramente una cosa di vederli così. E dopo da lì alla foce del Rio Cullieras abbiamo cominciato ad andare nelle Igarapesce. Igarapesce è il nome locale per i piccoli fiumiciattoli che entrano. E lì si deve sempre andare con le piccole barche che si porta con la grande barca perché è troppo poco profondo per andare con la grande barca. Così si sposta, si va su, solo veloce alcune foto su quello. Questo è un sistema del fiume principale e gli Igarapes sono sempre questi piccoli fiumiciattoli con l'acqua che esce dalle bosche e crea poi questi fiumi interi. Ma quando si va su lì un po' un'immagine sulle diverse zone di questi fiumi, più in basso si ha queste bosche che in stagione di pioggia sono inondati. Questo qua è la linea dove l'acqua di solito in stagione di pioggia si deve immaginare tipo quanto più grande i fiumi diventano e quanto abitato inondato il bosco dopo c'è quando è così piatto il terreno e così tanti fiumi. E si vede anche un po' qua che questo è una cosa successiva che va sempre ai piccoli livelli perché si vede l'acqua va in stagione di pioggia fino qua, ma i dislivelli creano queste righe qui e si vede anche sui bozzi, sui alberi, tronchi alberi, questi dislivelli che vanno in piccoli passi. Quando si va più su verso le Igarapes si ha queste zone dove i fiumi già non sono più così profondi e si ha queste zone del bosco inondato e si vede che sono questi boschi interi che sono tutto in acqua poco profondo, che non si vede qua ma è solo tipo 1 metro di profondezza e creano questi abitati allucinanti con queste scenerie veramente belle con questo bosco qua e si può immaginare come guarda fuori l'abitato quando c'è acqua e tutto quello e che c'è tutti questi pesci che vediamo che dopo hanno tutti questi abitati qua, bellissimo. Si vede un sacco di questi radichi che si vorrebbe avere delle vasche con tutto quello dentro, anche degli esempi così che veramente per una quadrifilo è allucinante quanto è bello. C'è questi alberi anche che creano queste radicchie sulle rami e dopo si immagina quando tutto quello è sott'acqua, usano anche quelle radicchie per prendere nutrienti dall'acqua diretta. Veramente un sistema interessante. Dopo si va su e su, questo è un filmino solo veloce per far vedere di nuovo che non era sempre per tempo, che può piovere di brutto. Questo giorno anche abbiamo dovuto proteggere il nostro pranzo dalla pioggia, se no non saremmo stato capaci di scaldarlo. Dopo si va più su e lì i fiumiciattoli diventano più piccoli, si è in questi piccoli valli e si vede qua un po' anche di nuovo il dislivello, no? Si immagina che nella stagione di pioggia l'acqua è fino qua e tutto questo è sott'acqua e per me era bellissimo vedere fuori dall'acqua questi abitati che dopo saranno l'abitato sott'acqua. Una cosa interessante anche che si vede che è veramente così sono queste strutture qua, sono tutte delle spugne d'acqua dolce che per mezz'anno sono fuori acqua, seccano, chiudono tutte le pore, ma dopo quando l'acqua torna riaprono. Si vede ovunque in quelle zone queste spugne che sono tanto interessanti. A volte anche in altezze fino a 10 metri negli alberi vedi delle spugne d'acqua dolce. Si li vede anche sott'acqua su queste strutture verde qua, mi ricordano un sacco, si trovano anche in Europa ma anche nel lago Tanganyika per esempio si ha questi spugne qua. Un'altra cosa del dislivello d'acqua, si vede spesso delle buchi così, che sapete bene, che sono i buchi per la riproduzione delle loricaride nella stagione della pioggia. Ma quelli li scavano secondo te, i loricaridi quando è sott'acqua o animali? Li scavano quando sono sott'acqua. Ma c'è anche, penso che c'è luoghi dove c'è uccelli che li fanno sopra o anche che li usano tutti e due, una volta al secco, una volta all'acqua.
penso che quelli erano scavati da lì. E dopo verso il fine si arriva in queste zone qui in cima dove i fiumiciattoli si presentano più così, che sono questi piccolissimi fiumiciattoli dove poi ci abbiamo messo a pesca, ma si vede già dalla faccia sua che con rete di così non fai tanto lì perché c'hai tutti questi rami, non è più così facile in queste zone. Anche lei qua provava ma c'era tanto corrente, non era evidente di pescare così. Lì si pesca più con rete al telaio, così, così guardavo fuori un po' quando pescavamo tutto noi il gruppo, si va su lentamente, si prende dei sacchi di plastica e si pesca tutto quello che si trova. Io spesso evidentemente col mio rete di Heiko Blair, grazie mille ancora ecco, che uso fino adesso, che è veramente una buona rete. È anche tanto soddisfacente quando si prende il pesce con quelle reti, si rimane con dei ricercatori tanto felici. Anche qui rete di circunzione si fa e adesso, come avete visto anche qua, l'acqua è abbastanza limpida, si può andare e lì a volte aveva un po' di tempo di andare sott'acqua. E in questi piccoli igarapesci affluenti il ciclide più comune è questo qua, il Valassee, il piccolo Renizicla, che sono veramente solo pochi, 5 a 10 cm, ma sono super abbondanti, come vedete sono super anche buon intezzati nel poso, sono belli, colorati, ma quando, e questo conta anche per tanti di pesci lì, i bei colori che conosciamo degli acquari, si vede raro in natura perché sono troppo ovvio, no? Ti metteresti mangiato immediatamente, devi sempre un po' nascondere. Qui una giovane femmina che si vede queste puntine rosse qua, sono bei pesci, proprio super abbondante lì, qui sempre in piccoli gruppi, qui un piccolo gruppo di loro, un piccolo veloce, un piccolo femmino di un grande maschio, si vede anche che tipo abbastanza forti correnti. Penso che sempre noi pensavamo di fare tanto corrente in un acquario d'America del Sud, ma se sono pesci delle zone piccole e fiumiciattoli spesso sarebbero adattati anche a tanti correnti. Vediamo qua, anche questo è tipo un ramo inondato e nelle zone così si trovano delle cose così come delle piccole carite che non è vero così, ma sono veramente dei piccoli pesci impazziscamente belli che hanno, in Africa c'è delle forme simili come la frattura o così, interessanti piccoli pesci che quando si li cattura e si mette in questo, vanno sempre su perché cercano di andare su corrente, vanno sempre su, a volte fino in cima. Avevamo in questi fiumiciattoli anche uno o due piccoli incontri, questo è filmato di una GoPro, per quello è un po' veloce, ma come si vede qua, questa è una razza all'acqua dolce, era tanto vicino, sì, ho visto 2 o 3 volte snorkelando, sono pesci bellissimi, ma si deve sempre fare un po' attenzione perché come sapete hanno qui quella spina forte che può fare male. Questa era un'altra specie di Contributrigo che non so neanche quale è esatto. Altri incontri spaventosi, io stavo snorkelando qua, alzo la mia testa, vedo la signora lì che per fortuna eravamo anche con un specialista di rettili che sapeva che non era pericolosa, che li ha catturati dopo anche quel po' di campione. E dopo dal Rio Cugliere siamo avanzati, siamo avanzati in una zona che si chiama Anamilianash. E Anamilianash è una zona sul Rio Negro che è più o meno questo sistema qua, che sono un gran gruppo di isole nel fiume principale che crea questi abitati incredibili, come si vede di qua, che sono tutto questo bosco inondato. Noi ci abbiamo messi qui a questo posto che sembra solo una piccola baia, ma quando si va lì in stagione secca l'acqua è tanto più bassa e crea queste zone sabbiose che anche fanno vedere che qui tutto il fiume, il fondo è tanto sabbioso. E lì sulla spiaggia abbiamo visto altre cose come quella bellissima tartaruga qua che ci ha dato il benvenuto su questa spiaggia. Una cosa che anche trovavo tanto interessante sono le piante in queste zone. Se si immagina che è un ambito sabbioso con tanta corrente devono avere questi sistemi di rami e tanto fondati che li tiene e che li
permette di stare lì e di non essere sciacquato via. E qui in queste isole sabbiose si creano spesso delle piccole lagune che sono tipo distanti dal fiume principale, che ci permette tanto ad entrare e vedere un po'. E qui avevo un po' di tempo di nuovo per entrare e guardarmi un po' i piccoli pesci, che sono entrato, si vede che sembra limpido da fuori, ma sempre l'acqua è un po', non è tanto pulita, è difficile fare forma. Ho visto quel piccolo pesce lì che mi sembrava abbastanza interessante dall'inizio, e se si vede qui è un piccolo gruppo di loro, sono giovani di un Leporinus, che è un caracine super lungo delle Anastomide, ed era bellissimo vederli, anche come tanti pesci marini hanno le pinne trasparenti per non fare vedere la forma del pesce, no? E che non si vede la forma che il pesce, si fanno anche con questa punta sembrare che vanno dall'altro lato. Ma sono tanto comune in queste zone del Rio Negro, più grande, guardano fuori così, si vede anche qua un po' la diversità di altri caracini in distanza, quindi un piccolo gruppino, e spesso quando sono adulti poi così diventano sfortunatamente abbastanza grandi, come quello qua, ma un pesce tanto bello come trovo, che hanno questi denti particolari che usano di prendere piccoli semi e roba di pianti. Un altro pesce che è tanto comune in tutta la zona qua è l'Ophias, anche un predatore acquato, che tipo questo qua aveva almeno 50 cm, quando li incontri si trovano veramente qualcosa, perché sono tanto coraggiosi e ti vanno addosso e hanno questi denti impressionantissimi. E quello che mi ha stupito quando ho visto quello, che mi ricordava direttamente, è un altro pesce che è il Baraccianda dell'Africa, che è un pesce distante, pinne tutto diverse, ma fanno la stessa cosa, hanno anche queste puntine sommarone, sono lì in agguato, aspettano le loro prede, veramente incredibile di nuovo come esempio di convergenza tra questi sistemi. Un bel pesce che abbiamo incontrato anche tanto spesso sono i Symbranchus, che è una specie di anguilla, si trova ovunque, che è una linea tanto interessante perché i più vicini filogeneticamente di loro sono gli Endostomus, che sono questi spinerelli dall'Asia, e sono tanto vicini a loro, che hanno anche la forma tanto diversa, ma un pesce interessantissimo. E poi anche in queste zone sulle foglie si vedono quelli piccoli apistogrammi, i primi apistogrammi, erano tantissimo. Sfortunatamente eravamo lì in tempo che non era il loro tempo di riproduzione, ma questo ci permetteva di vedere grandi gruppi. Fuori tempo di riproduzione si muovono in grandi gruppi in questi abitati tanto strutturati di foglie, caduto. E una cosa che anche si vede qua è queste lagune, visto che non sono parte del fiume principale, hanno poco ossigeno, si vedono che questi pesci stanno respirando un sacco, e si vede che anche in ambiti naturali non sono sempre alle loro condizioni ottimi, e si vede anche un po' tutta la diversità, i Valacea, ma anche gli apistogramma veramente altissimi densità. Quando l'abitato è proprio giusto per loro si vede grandi quantità di loro. Era una gran gioia di vederli, ma non così bello di pitturarli e di dissegarli e nelle zone più profonde di queste lagune abbiamo anche poi pescato con rete, di nuovo preso un sacco di grandi pesci. Una bella cosa è che si vede che l'acqua è diversa che giù dall'Amazonas. I lagosticchio erano tanto più abbronzati perché vengono dall'acqua tannico, bellissimo maschio di lagosticchio qua. Qui anche più comune quasi che i lagostictus erano, è stato perché a Devon sono tanto comune in queste zone. Quella però mi sa che era la Cuticeps. Questa mi sa che era la Cuticeps. Sì. Dal numero di dosi. Ah sì, è vero. Hai ragione, ma gli Cuticeps è anche in Devon. Sì, grazie. Il Geophargus Microzost era il Geophargus principale da lì, che è un bel pesce impressionante che sempre mi stupisce di nuovo questa similezza delle forme che si vede. Gli apereticeti di quella zona erano bellissimi, nell'acqua del Rio Negro avevano questi colori veramente frescanti,
anche lugubre, ha di belli colori. E qui è qualcosa di speciale, l'Astronotus di questa zona, dicono i cercatori lì che è la sua stessa specie, si chiama spesso Bahia Red, quello che si compra, di quella zona è probabilmente una specie, quelli già era senza squami perché era pensato per cena, ma hanno dovuto comunque veloce fare una foto, un pesce bellissimo come trovo. E interessantemente anche più su il Rio Negro che si va si trova poi una terza specie di cicla che è l'Orinokensis, che abbiamo pescato alla linea, quelli sono veramente belli. Solo un po' di diversità di caracini in questa zona. Anche una cosa così sembra tanto innocua, ma se ci vede nella bocca vedi che anche lì vanno tutti i pezzi di pinne e tutto quello. È veramente un inferno di essere mangiato e mangiare. Mediolus. Poi siamo andati più su, tra gli Avigliana, durante la tempesta siamo arrivati a una città che si chiama Novo Airão, una piccola città con portali, anche un centro un po' commerciale nel basso Rio Negro, ma tanto più piccolo che Manaus. Questo qua è il porto di questa zona, questa è la strada principale, non c'era granché da scoprire, solo che c'era una macelleria che abbiamo riempito per la cucina con carne. La zona è famosa per i delfini dell'Amazonas e non so se sapete, non so se solo quelli delfini pink che è il voto, ma c'è anche una specie di delfino che si chiama Tucci, che è un delfino più come quelli marini, che vanno anche in acqua e che vivono più nelle zone aperte dei grandi fiumi, e si divede dalla barca qui così, ma in più c'è il voto che è una specie tanto diversa, che si vede anche di forma di adattazioni è tanto diverso. Forse solo veloce, le cetacee hanno sempre i vertebre del collo sono fusi perché non usano tanto il collo, no? Ma tutti i delfini dei fiumi e anche il voto non li hanno fusi perché devono essere capaci di muovere la testa per orientarsi in questi boschi inondati. Come in beluga. Come in beluga. Sì, esatto. E da loro è fuso, da loro no, è veramente interessante. E qui in questa piccola casettina qui su, questo è fatto in realtà per i turisti, è una zona dove cibano i voto, e lì avevamo di nuovo la possibilità di andare un po' vicino a questi animali impressionanti e di fare un po' di foto sott'acqua di loro, sono veramente degli animali curiosissimi. Questa è una zona turistica, ma chiaro che aiuta anche loro a finanziare il proteggiamento di questi animali. E questo qua solo veloce un po' di film che vedete che sono abituati alla gente e vengono lì per cercare il cibo. Si vede anche un po' di queste scene come l'acqua, come è trasparente ma non si vede lontano, no? Tipo dopo un metro non si vede più. Lui si chiamava Storto. Allora, e anche lì in questa zona siamo poi andati nelle piccole fiumiciattoli, nelle grapè più e più su, che spesso in questi boschi anche non è facile arrivare, qui dovevamo andare oltre questa zona, ma valeva perché dietro trovavamo delle bellissime abitati come quello qua, che è questo fiumiciattolino. Anche di nuovo qui si vede che qui questa altezza è l'altezza dell'acqua in stagione di pioggia. E si può immaginare quanto difficile sarebbe stato pescare in questa zona quando si è lì. Tutti i pesci che sono adesso concentrati in questi fiumi saranno qua in bosco, per quello che si va anche in stagione secca lì. Solo veloce perché non ne avevamo parlato ancora, questo fiumiciattolo aveva i parametri dell'acqua più estremi, ha il pH 3.5 a 17 microsiemens e a 26 gradi. Veramente acido quasi, veramente delle cose. E quello che è interessante, questo dipende tanto di dove vengono questi fiumiciattoli. Questo è un affluente di quello prima e ha, come vedete, tutto altro colore, anche un pH di 5 o qualcosa, e dipende sempre di quale zona di bosco vengono. Qui c'era un po' zona
deboscata che non c'era così tante foglie e esce subito diverso. Questo tra l'altro aveva una densità di caracini diversi altissima, questo è in questo piccolo fiumiciattolo aspramente. Qui solo veloce un piccolo filmino di questa scena, anche che per farvi vedere un po' la densità dei pesci che si trovano in questi si vede male, ma è veramente, c'è tipo facile una ventina di diverse specie. Sì. Veramente bellissimo di vedere questo. E questo è qua un altro incontro Los Arblas, perché questo fiumiciattolo entra poi l'altro e hanno delle acque tanto diverse, e se ci riguarda sott'acqua e si filma in questa zona è veramente impressionante, che dovete... Queste due zone hanno una pH di diverso di 2, uno è 3.5 e l'altro è 5.5, e i pesci cambiano così facilmente. È veramente abbastanza impressionante, quindi si guarda così, una cosa allucinante.